Ciao e ben ritrovato. Buon pomeriggio, ben ritrovati, è un piacere. Ciao Stefano, ci siamo lasciati la scorsa stagione con un Milan completamente diverso. A Mm. questa stagione ritorniamo a essere in collegamento con te, un Milan che ha cambiato tanto, soprattutto dal metà campo in su, ha mantenuto l'allenatore, ha cambiato la dirigenza, ha cambiato magari anche in parte la filosofia di gioco e quindi ti chiedo un po' cosa hai visto di diverso, se hai visto qualcosa di diverso nel Milan che hai commentato pochi giorni fa. No, è indubbiamente la squadra, ma direi la realtà più cambiata della nostra Serie A. Per me è una scommessa, quella che ha fatto il Milan quest'anno, d'altra parte quando cambi così tanti giocatori non può che esserlo, ma è anche una scommessa molto intrigante, perché si tratta non solo di aver cambiato la squadra, ma come dicevi tu, anche di aver puntato su un modo molto caratterizzato di fare le cose. La dirigenza adesso si impianta su figure che provengono chiaramente dallo scouting e si è anche cercato di dimostrare come l'assalto magari ai giocatori del nostro scenario da parte di big spender come la Premier League o come il calcio saudita sia da una parte un rischio, il rischio di perdere dei valori, ma dall'altra anche un'opportunità. Entrano dei capitali che attraverso le idee si possono reinvestire e l'idea del Milan è stata quella di reinvestirle su giocatori giovani, su giocatori offensivi, su giocatori di prospettiva ma già pronti. Tutto questo, ripeto, è una scommessa secondo me molto stuzzicante e molto intrigante. Il Milan si ritrova ad aver perso magari qualche punto di riferimento, ma ad avere una rosa più ampia che porterà la squadra, come ha detto Pioli dopo la partita, ad avere idealmente una ventina di titolari, quindi più ricambi, più possibilità anche di fare cose diverse e quindi di variare i piani partita e i temi sia di gara in gara che all'interno della stessa partita. È qualcosa di molto ampio. Secondo me i primi segnali sono stati positivi perché è indubbio che siano stati presi dei giocatori di qualità. Poi però io mi immagino una stagione in cui andranno messe a sistema tante cose. È probabilmente una squadra che avrà una vocazione molto più offensiva che non di equilibrio, e questo ci può stare perché sta nelle caratteristiche anche del tanto nominato calcio moderno, l'accettare il rischio di poter subire qualcosa in più per poter produrre qualcosa in più. Poi il Milan secondo me poggia sempre sulla garanzia del miglior portiere che c'è nel calcio italiano, e davanti vediamo quello che può avvenire. Varianti ce ne sono tante, conferme anche perché poi si riparte e Giroud si presenta con gol e assist. Si è già visto il valore di certe chiamate, Reinders, Pulisic. Si vedrà il valore di altre, perché penso che l'entrata in forma ad esempio di Chukwueze darà un giocatore con tante possibilità. Okafor può fare tante cose, Romero è un grande talento preso a parametro zero, e il Milan dovrà riuscire ad essere una squadra sempre spumeggiante, perché questo è il DNA della squadra che è stata costruita. Ci vorrà un grande lavoro, perché poi la gamba è fondamentale per sostenere queste cose. Adesso il calendario secondo me non aiuta tantissimo, perché ovviamente siamo in una fase preliminare, fa ancora un caldo massacrante. Le prossime tre, se non sbaglio, sono Torino, Roma e Inter. Sai, è presto, ma con tre partite così davanti, bene o male dei giudizi arriveranno. Vedremo come risponderà la squadra. Stefano, da tifoso del calcio, diciamo così, Sì. metti che poltrona, telecomando, partita del Milan, chi ti stuzzica di più di quelli arrivati nell'ultimo mercato? Ce ne sono tanti, dirti la verità. Allora, Reinders secondo me è veramente un bel centrocampista completo, al di là del fatto che non abbia sbagliato un passaggio, ma copre una parte di campo molto ampia. È un play che agisce praticamente su quasi tutto l'asse orizzontale e quasi tutto l'asse verticale, e questo ne fa un giocatore estremamente presente in tutti gli aspetti della partita. Poi se mi dici cosa stuzzica la fantasia, io ho visto giocare Chukwueze ancora a livello giovanile. Mi ricordo una partita fra le squadre B di Athletic Bilbao e Villarreal, dove Chukwueze fece delle cose clamorose, e da lì mi si è accesa una lampadina vedere un giocatore con il pallone
pallone, la cosa che mi stupiva di più, fece gol, fece assist, fece serpentine, la cosa che mi stupiva di più era vedere il pallone sempre costantemente incollato al piede sinistro. E poi ha avuto una carriera che l'anno scorso è esplosa definitivamente, prima magari lo si aspetta da tanto, però ecco, è quel talento che se conferma questo tipo di potenziale in Italia cattura tanti occhi. Ma ti dirò di più, oltre a tutti i nuovi arrivi mi intriga anche capire la dimensione raggiunta da Leao. Ero a commentare la partita di Bologna lunedì, Leao, al di là di quella grande sgasata finale, non era apparso tantissimo, però secondo me è apparso nel contributo che ha dato alla squadra, ripiegamenti difensivi, qualcuno anche magari un pochino imperfetto, però sai, tantissime cose mi interessano, perché ripeto, secondo me è una scommessa che se dovesse essere centrata dal Milan darebbe quasi un messaggio rivoluzionario, per quello che dicevo prima, la potenza delle idee che possono trionfare, ecco. Io Stefano invece ti chiedo, secondo te cosa manca a questo Milan ad oggi, in questo esatto momento, perché sai che fino alla fine del mercato poi non sappiamo mai cosa potrebbe succedere. Ma non so, non mi concentrerei tanto su quello che manca a livello proprio di pedine, perché sì, sai, si parla di un altro 9 alternativo. Per me Okafor il 9 lo può fare assolutamente, e Colombo è un ragazzo, anche lì un po' di dilemma, perché un ragazzo del genere verrebbe da dire: io spero in una stagione di grande impiego per Colombo, che logicamente non può essere al Milan perché è uno che ha bisogno di giocare, però se non arriva un altro 9 probabilmente non si muove. Difensore centrale è arrivato Pellegrino, che è un giocatore giovane. Non mi concentrerei tanto su quello che serve al Milan è la possibilità e anche i riscontri per poter lavorare su questo materiale tanto nuovo. Ci vuole un pochino di tempo, ripeto, è una squadra che deve esprimersi sempre a ritmo piuttosto alto, quindi è quello, manca, cioè, quello di cui c'è bisogno è la possibilità di poter insistere, e questa arriva attraverso il tempo messo a disposizione, ma soprattutto anche i risultati, perché poi possiamo fare tanti bei discorsi, ma sappiamo bene che la pressione o l'entusiasmo portati dai risultati diventano poi fattori determinanti. A proposito di Leao, ti faccio un paio di ultime domande. La prima è su Rafa, mi ha incuriosito quello che mi hai detto poco fa, e prendo anche un pochino spunto a quello che ci stavano scrivendo in chat gli ascoltatori. Cosa ti piacerebbe vedere in Rafa di diverso tra un 7-8 mesi, quando la stagione sarà agli sgoccioli? Cosa pensi che debba migliorare principalmente? Perché in Rafa l'abbiamo visto, calcio in porta magari dai 30 metri, 20 metri, la finalizzazione, il gioco di squadra, l'essere continuo, che cosa? Guarda, il continuare sulla strada che ha intrapreso, ma aggiungendo sempre qualcosa in più. Io credo che Rafael Leao sia un campione, sia uno dei 3 giocatori principali del nostro campionato. L'anno scorso, in quel gennaio stranissimo, oltre che buissimo, spesso si è puntato il dito contro Rafael Leao, ed è un po' il destino dei grandi giocatori quando le cose non funzionano, però io continuavo a vedere il Milan fare poco o niente. Quel poco o niente partiva sempre da Leao. Lui deve prendere piena consapevolezza della straordinarietà dei propri mezzi, e anche piena consapevolezza che un campione è campione non solo con i colpi, ma anche con la capacità di portare tutta la squadra ad innalzare il livello, e questo è il grande passo definitivo fra il grande giocatore e il campione, per cui è qua che si gioca secondo me la stagione di Leao. Poi i numeri sono sempre stati in crescita, le potenzialità anche, ma è solo questo, solo, in realtà è tantissimo, però la piccola determinante e in fin dei conti enorme differenza che passa fra il grande giocatore e il campione. Per me Leao ha le potenzialità del campione. L'ultima che ti faccio è un po' una sorta di... non è una previsione, perché la prima giornata è troppo poco per dire, esatto, ma hai già capito, è impossibile dire quello che sarà il futuro della nostra Serie A dalla prima giornata, però anche rispetto al mercato, al fatto che molte squadre non hanno cambiato, perché quasi tutte, anzi tutte le squadre di vertice non hanno cambiato l'allenatore. Beh, insomma, tranne i campioni d'Italia. Sì, tranne i campioni d'Italia, esattamente. Che dici poco. Guarda, io credo che l'unica certezza, ma forse neanche questa, però la cosa che mi sembra più probabile
è che non sarà il campionato dell'anno scorso, ovvero ucciso da una sola squadra nettamente migliore di tutte le altre. Credo si andrà verso uno scenario un pochino più intricato. Vedo a mia idea Napoli, Milan, Inter, Juve come insomma, le 4 di una prima fila, però molto ampia, ma vedo anche la possibilità di sorprese. Ad oggi giochiamo, se parliamo di previsioni, perché anche questo fatto di iniziare non solo con questo clima insopportabile, ma con il mercato aperto, per me è qualcosa che leva concretezza a quello che si può dire. Quando il mercato sarà chiuso, quando si potrà giocare a calcio in condizioni adatte, anche in condizioni di forma, allora magari avremo qualche idea in più, però mi aspetto una Serie A, ti dico la verità, abbastanza frizzante, perché al di là di questi 4 nomi, le 2 romane che comunque cose da dire ne avranno e anche cose da dimostrare. Atalanta, Fiorentina, sono squadre che possono come al solito arrivare a scombinare i piani. Io penso che ci divertiremo anche quest'anno con la Serie A. Stefano, grazie, ti saluto chiedendoti l'ultimissima curiosità, un semplice sì o no, se per caso avevi già buttato un occhio al buon Marco Pellegrino del Platense oppure no? Sì, è un giocatore che ho visto, sai, la passione per il calcio sudamericano non è sopita. Sì, l'ho visto giocare, è un ragazzo che ovviamente deve ancora dimostrare tutto, però effettivamente nell'ultimo semestre con il Platense ha fatto delle belle prestazioni, è un ragazzo che mi sembra promettente sia a livello di struttura che di possibilità tecniche. Dal giocare con il Platense in Argentina al giocare col Milan in Italia e in Europa passa tanta differenza, però ho l'impressione che sia un altro profilo pescato da uno scouting che lavora in profondità. Poi ho usato il termine scommessa più di una volta e secondo me è un termine appropriato per tante cose fatte dal Milan quest'anno, ma in tutti i casi c'è dietro, mi sembra di poter dire, un'osservazione del mondo del calcio profonda, competente e secondo me determinante per poter fare le cose bene nel calcio di oggi. Grazie ancora Stefano per essere stato qui con noi, buona stagione. A voi un abbraccio, buona stagione, ciao. divertiamoci tutti insieme. Stefano Borghi di DAZN, grazie mille per essere stato qui con noi.